Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video decisamente veloce però molto utile, perché oggi ti porto a conoscenza di un accessorio, una chicca che è decisamente molto utile. È valido sia per chi si occupa di videomaker, e per chi si occupa di fotografia di paesaggio, e anche per chi ovviamente come sottoscritto di fotografia di ritratto. Ti sto parlando di un accessorio che ti permetterà di passare dalla modalità landscape alla modalità portrait in meno di un secondo. Quindi seguimi con attenzione. L'azienda che produce questo accessorio si chiama Silence Corner, e indovinate da dove proviene questa azienda? Beh, ovviamente cinese. Meno male che ci sono queste aziende che ci aiutano a velocizzare il nostro lavoro, e con questo accessorio secondo me l'hanno fatto in maniera decisamente validissima. Ok, è un accessorio che ci tengo a condividere con voi perché secondo me è decisamente un accessorio importante da avere nella nostra attrezzatura, e adesso andiamo a vedere anche il motivo. Allora, innanzitutto non c'è un modello universale, quindi io ho dovuto prenderne due, uno per Canon e uno per Nikon, quindi dovete ovviamente guardare innanzitutto la lista compatibile delle nostre fotocamere o fotocamera sul sito proprio ufficiale della Silence Corner, e guardate anche gli obiettivi. Ok, ti posso dire a grandi linee che io sia gli obiettivi della Canon che gli obiettivi di Sony sono tutti compatibili. Cosa vuol dire compatibili? Che entrano proprio nel diametro di questo ATOL. Ok ragazzi, ho visto che ci sono anche obiettivi della Sony e della Canon decisamente importanti che ovviamente possono essere utilizzati proprio con questo ATOL. Ricordo che è costruito tutto in metallo, quindi tranquilli, non abbiamo problemi di rotture, e per utilizzare questo ATOL abbiamo bisogno di una testa con piastra arca su is. Ok ragazzi, questo è importante. Facciamo un piccolo passo indietro e ti voglio anche spiegare perché io ho deciso di utilizzare questo sistema ATOL, che ovviamente ha dei grossi vantaggi rispetto alla classica piastra L che ho sempre utilizzato. Allora, la classica testa a sfera secondo me è da scartare. Io in studio scatto al 90% in verticale e utilizzo sempre il treppiede, anche se scatto a tempi decisamente veloci, e ho sempre utilizzato questa piastra AL. Scatto, come ti dicevo, sempre in verticale, però alle volte mi servono anche foto in orizzontale, quindi svito la vite, dal momento che anche questo è arca swiss, qua aggancio arca swiss, svito e metto in orizzontale. Perdo quei 30 secondi, un tempo ragionevole, però capisci che con questo sistema posso scattare molto più velocemente perché ci impiego un secondo. Magari ho l'idea di fare una foto in orizzontale, poi torno in verticale, poi torno in orizzontale, insomma ci siamo capiti che è decisamente meglio rispetto alla piastra AL. Poi c'è anche secondo me il vantaggio dei cavi, ma questo è relativo. Questo ovviamente lo dico per i vari videomaker, sapete che qua abbiamo tutti i cavi che dobbiamo, ovviamente se utilizzi più cavi, io uso solo il cavo tethering, però i videomaker hanno anche il cavo HDMI, il cavo della batteria, insomma, e quando dobbiamo magari estrarre il monitor articolato, magari l'inclinazione è decisamente meno fattibile perché abbiamo proprio questa parte di ferro che ce lo impedisce. Ok ragazzi, sono piccoli dettagli però sono importanti. Per quanto riguarda l'installazione ragazzi è molto veloce. Una volta che avete scelto il modello per la vostra fotocamera, si avvita con la classica vite da 1/4 sotto ovviamente la vostra fotocamera, girate almeno di 30 gradi e vedrete due viti esagonali. In confezione abbiamo proprio le due chiavi a brugola, abbiamo anche delle viti di riserva se le perdiamo, e ovviamente regolate proprio l'altezza della vostra fotocamera, quindi perdete quei 5 secondi e l'operazione è già fatta e siete ovviamente pronti. Inserite proprio la piastra arca swiss e potrete fotografare in orizzontale o in verticale, oppure potete anche mettere qualsiasi altra posizione perché ruota di 180 gradi. Due paroline anche sul grip. Allora, lui è pensato per essere utilizzato con il treppiede, quindi se il problema non sussiste, però magari tu dirai io voglio sempre tenerlo attaccato alla mia fotocamera, e quindi però devi andare incontro a dei compromessi.
ed è uno di questi il grip. Quindi se hai una fotocamera di queste dimensioni, R6, R5, Sony A7 III, tutto sommato, anche se hai delle dita decisamente grosse, puoi lavorarci lo stesso anche a mano libera, però io ti consiglio ovviamente di toglierlo. Se possiedi una PSC, ovviamente lo andrai a utilizzare solamente quando ti serve proprio nel treppiede, ok? Se possiedi come sottoscritto la ZV-E10, quindi molto compatta, piccolina, innanzitutto ti tranquillizzo che potrai utilizzarlo tranquillamente con tutti gli obiettivi, almeno quelli che ho provato io, però l'unico problema che ho riscontrato proprio con questa fotocamera piccolina è la possibilità di premere proprio il tasto che serve proprio per togliere l'obiettivo, che è irraggiungibile. Ho provato di tutto e l'unica soluzione è quella di allentare la vite che serve proprio per fissare il lato alla ZV-E10. Questo giustamente ve lo segnalo. Il motivo per acquistare questo Atoll, te lo dico subito, se sei un videomaker è decisamente importante se vuoi utilizzare la tua fotocamera sul gimbal. Allora, so benissimo che i gimbal al giorno d'oggi hanno la possibilità di lavorare anche in modalità verticale, anche il mio lo fa, però lo fa solo in 2 assi, quindi io ho sempre lavorato in modalità orizzontale, poi se mi serviva un video in verticale giravo in 4K e poi ricavavo la mia porzione in verticale. Ok, sempre fatto così, però adesso con l'Atoll ho risolto il problema, perché io giro il mio video in orizzontale, mi serve la clip in verticale, velocemente faccio questa operazione e sono pronto. Ok, poi torno a lavorare in modalità orizzontale, mi viene in mente che ho dimenticato di girare una clip in verticale, velocemente la faccio senza perdere tempo. Ok ragazzi, siamo arrivati al termine di questo breve ma secondo me utilissimo video dove ti ho portato a conoscenza di questo accessorio che secondo me è una meraviglia e lo devi ovviamente secondo me acquistare. Non costa tantissimo, magari non sei un grandissimo utilizzatore del treppiede come sottoscritto, però quelle volte che lo utilizzerai vedrai che ti è decisamente molto utile, specialmente se lo utilizzi in studio quando fai la fotografia di ritratto a modello. Passare dalla modalità portrait alle landscape alle volte è una scocciatura e con questo accessorio ovviamente velocizzi. Voglio anche ovviamente ricordarti di entrare prima di acquistarlo nel sito del produttore e verificare la compatibilità della fotocamera e il diametro ovviamente del tuo obiettivi che utilizzerai, ovviamente dalla parte della baionetta, se vedere se tutto è in regola. Ok ragazzi, comunque se domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Chiudo dicendo che sono disponibile anche per consulenze online tramite Skype, Zoom e anche WhatsApp per quanto riguarda ovviamente l'utilizzo dei flash e anche le nozioni avanzate della fotografia. Ok ragazzi, quindi se vi può interessare trovi la mia email, contatemi, ti darò tutte le informazioni. Per quanto riguarda invece il workshop rispondo velocemente anche a questa domanda. Come alcuni di voi sanno, io non mi trovo in Italia, sono in Romania attualmente, quindi organizzarli è decisamente complicato per me, però sto valutando insieme proprio a un collega di Roma di farne almeno uno, dopo vediamo forse anche un paio proprio nella capitale. Quindi se ti può interessare, anche qui trovi sempre nella descrizione la mia email, fammelo sapere che dopo ovviamente farò un video dedicato e darò ovviamente più informazioni a tutti voi. Quindi vi saluto, grazie per aver visto questo video e alla prossima.